la mia quota valeva 250 milioni e avevo investito l'equivalente di 300.000 euro. L'equivalente di 300.000 euro? Mettiamo sulle palme la Lega di Salvini che dice le palme sono delle piante africane, come si permettono questi americani? Ho conosciuto Warren Buffett nel 2001. Tra le prime cose che Warren mi ha detto: tu sarai i miei occhi e le mie orecchie sull'Europa. Gli dice: guarda Angelo, è impossibile per gente come noi, che siamo umani, poter prevedere il futuro, però io ho 400 milioni in cash. Cambio di percezione, il solito figlio di papà che gioca con i soldi che non sono neanche suoi e poi tanto li perde perché non ha né l'esperienza né la fame e né la rabbia per poter avere successo. Ho passato 24 ore con Angelo Moratti, proprio di quella famiglia Moratti, famosa per aver fatto fortuna con le raffinerie di petrolio e per essere stata proprietaria per molti anni dell'Inter, di cui sia il nonno che lo zio di Angelo sono stati presidenti. Amico di Warren Buffett, di cui gli occhi e le orecchie in Europa, di Howard Schultz di Starbucks e di Michael Dell della Dell, Angelo ha deciso di buttarsi ai suoi investimenti, fondando la Angel Capital Management. In questo video mi ha fatto fare un tour de force di alcune delle imprese italiane in cui ha investito: Pokehouse, Velasca, Manebì, Miscusi, De Santis, di cui è proprietario al 100%. Ho visto anche il suo ufficio, un museo di tutte le imprese in cui ha investito, dai successi ai fallimenti. Mi ha raccontato come è diventato un investitore e la sua strategia di investimento, concludendo la giornata al Tech Emotion, forum di Angelo che si teneva in quei giorni. Buongiorno! Come stai? Benissimo, bene. Oggi ti seguo per 24 ore. A che ora ti sei svegliato stamattina? Cosa hai fatto prima che ci vedessimo? 8, ho portato i miei bambini in macchina che andavano a scuola, breakfast veloce, preparato la mia giornata. Quando è che hai investito in Pokehouse? Pokehouse ho investito nel 2019 quando c'aveva meno di 5 locations. E ora quante ne ha? Oggi ne ha 150. Entriamo. Andiamo. Matteo, come stai? Bene, tu? Bene. Siamo in fase frullati. C'era anche la cofondatrice Vittoria Zanetti, che ci ha fatto un paio di smoothies. Abbiamo appunto appena lanciato Dai, i ma nostri domani è smoothies tempo? estivi che stanno spaccando, sold out in tutti i negozi. Non sappiamo più come fare, ne aspettiamo di venderne 3, ne stiamo vendendo 20 al giorno per negozio. Quando vi siete conosciuti voi due? 2019. 2019 quando ha investito in noi, eravamo 4 negozi, forse 5. E le persone che lavoravano per me a Milano Investment Partners hanno contattato. Molte delle persone che lavoravano per me non ci credevano. Poi alla fine, nel momento in cui l'abbiamo conosciuta, abbiamo deciso di investire. Poi è arrivato il Covid e a quel punto era l'unico che credeva in noi, perché probabilmente se guarda, eccoci. Quando è partito il Covid, siamo andati tutti in panico. Che cosa è successo? Che lui ha lanciato il delivery e Pokehouse durante il Covid è salita enormemente, per cui è riuscita ad avere un successo totalmente inaspettato. Io ho pensato che era diverso da tanti investitori italiani che mi potevo fidare e devo dire che Angelo è stato molto meglio delle aspettative, anche più rosee. Esiste un modo per vedere nei vostri sistemi quanti ordini ho fatto su Pokehouse? Dovrei, ma il GDPR non si può. Wow. Mamma mia, che bello! Grazie. Ciao Matte! Let's go, dove andiamo? Andiamo da Velasca. Bella! Ciao! Com'è andata con gli Shapo quando avete fatto l'intervista? Addio, li ho trovati fantastici. È stata una bella esperienza, cioè non avremmo mai chiuso la sessione. Siamo così arrivati nella location in via Mercato. Questa è la tua Perché preferita? Qui c'è De Santis, che Sì. è un concept che ho comprato nel 2003, che partiva con la storica location di Corso Magenta. Oggi abbiamo numerose locations a Milano e a Roma. Abbiamo Manebì e poi abbiamo Velasca lì. Quando entri, come entri? In minoranza, in maggioranza? Sempre in minoranza, con l'atteggiamento di essere sempre al servizio dell'imprenditore. Entriamo. Ammazza che bello. Questo è il negozio flagship di Molto Milano. bello. Velasca è presente a New York, a Parigi e a Londra. Il motivo per cui originariamente sono stato spinto a investire è perché mi ha sempre ricordato Ralph Lauren. In che anno hai investito qua? 2018. E com'è andato l'investimento? Molto bene, perché allora erano proprio agli inizi, vendevano scarpe online, avevano 1 forse 2 negozi a Milano. Oggi fanno un total look. Jacopo! Ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Ciao. Tutto bene. No, zero. Marcello? Come va? Tutto bene? Piacere di conoscerti. Piacere. Lui è il grande founder. Hai visto tutta l'evoluzione di Velasca, dall'e-commerce ai primissimi negozi aperti. Con l'idea di affermarsi, poi lanciare il total look, lanciare la donna, Esatto. espandersi all'estero. Discussione di capire come potevamo crescere con quello che avevamo. Come sta andando Velasca? Diciamo che siamo in un momento super florido, stiamo crescendo del 20% rispetto all'anno scorso ed è un po' fuori dalle logiche di mercato. Il mio ruolo nel corso degli ultimi anni è stato la possibilità di trasferire la mia esperienza
esperienza con i brand storici come Ralph Lauren, Armani e riuscire a trasferire questa esperienza che ha avuto e metterlo in condizione di poter decidere meglio. Ho un po' di fornitori adesso da fare e poi a luglio me lo prendo per girare un po' i negozi nostri. Ti faccio vedere il Congress Academy a Berlino. In teoria vorremmo rappresentare all'interno dei Department Store un ambiente look and feel come quello dei nostri negozi, no? Grazie, ci vediamo la settimana prossima, ok? Poi un salto da De Santis per vedere il posto e fare 2 chiacchiere. Questo è anche un investimento o questo è proprio tutto vostro? Come funziona? Questo è il 100%. Questo è proprio tuo. Sì, questo è il 1964. Come va Silvia? Bene. Tutto bene? Che Benissimo. piacere. Piacere. Buongiorno. Ho conosciuto Howard Schultz, che è il fondatore e proprietario di Starbucks, e quando l'ho conosciuto qua a Milano l'ho portato a fare un giro per i mitici bar milanesi, per cui Cova, Sant'Ambrose, Taveggia, Marchesi, e l'ho portato da De Santis. Howard entra in De Santis, impazzisce, gli faccio vedere come si fanno i panini. Che anno era? 2005. E rimane un'ora dentro e dice fantastico, fantastico, assaggia il panino, poi mentre usciamo gli dico Howard, investiresti mai su questo brand? Magari lo portiamo negli Stati Uniti assieme. Mi guarda e mi fa no, praticamente mi cade tutto il lavoro che avevo fatto e mi dice guarda Angelo, ricordati bene, I think in thousands, o quel concept riesce ad avere più di 1000 location o se no invece non ne vale la pena di investire. Questo concept è così complicato che al massimo ne puoi avere un centinaio. Allora questa è la differenza tra l'imprenditore americano e l'imprenditore italiano. Quali libri devo leggere per avere un po' di questi aneddoti pazzi? Di quelli che conosco c'è Onward di Howard Schultz, Direct di Michael Dell, molto bello. Michael Dell l'ho conosciuto nel 1996, aveva 32 anni. Ok. Io avevo la sua età. Viene a Milano e chiede di incontrare degli imprenditori italiani che potessero dargli una view sul mercato italiano. Mi propongo e mi dicono che sono troppo giovane per incontrarlo, per cui mi porto mio zio Massimo, che allora era presidente dell'Inter. E comunque ci ha spiegato che già allora lui era il primo produttore di computer al mondo e aveva iniziato la sua società quando aveva 18 anni nel dormitorio della sua università. Quando poi è arrivata la crisi dei computer, lui è riuscito a spostare il focus sui servers e oggi si è reinventato un'altra volta perché è riuscito oltretutto a spostare il focus su tutto quello che riguarda la parte dell'infrastruttura AI. Mi sembra che sia il 15° uomo più ricco al mondo. Ogni tanto lo vedo negli Stati Uniti, è veramente uno dei migliori imprenditori che ci sono negli Stati Uniti. Tappa seguente Mane B, che fa tutte cose per l'estate. Cofondatrice di Mane B, uno dei brands che secondo me ha più possibilità di crescita nella sua fascia. Tutto quello che riguarda l'estate c'è qua dentro in questo negozio. Loro sono partiti con le Spadrillas e mi ricordo che il processo decisionale per investire in Mane B è stato molto veloce. Noi abbiamo lanciato nel 2014, diciamo sull'intuizione che le Spadrillas stavano un po' tornando di moda. Siamo andati a ritrovare i fornitori, quelli tradizionali, un prodotto veramente iperartigianale con tutto il bello della sua artigianalità. Abbiamo preso un po' di opportunità, diciamo, quindi autunno e primavera. Lui è l'altro cofondatore, Antonello. Buongiorno. Bene, eccomi. Io voglio vedere questo brand tra 20 anni che sarà presente in tutto il mondo e rappresenta la felicità per poter fronteggiare l'estate. Noi diciamo che comunque lavoriamo moltissimo alla qualità del prodotto. Pensiamo che ci sia un grosso spazio che verrà lasciato dai brand del lusso che sono ormai diventati troppo costosi. Questa però me la metto d'inverno. Questa è per l'inverno, sì. Abbiamo dei mistolana, Sì. dei mistolino. Si asciugano velocemente. Si asciugano super velocemente, sono performanti lato leggerezza. Ci vediamo poi stasera, noi veniamo. Ah, bene. Ciao, perfetto. Ci vediamo più tardi allora, ciao. Andiamo da De Santis in magenta, Davide, per favore. Grazie. Perfetto. Ci state? Sì, ci stiamo. Questo è il De Santis dove nel 2003 gli attuali proprietari, marito e moglie, hanno litigato, per cui l'ho comprato nel 2003 e l'ho espanso. Ad oggi siamo presenti anche a Roma e stiamo aprendo a Monte Carlo, però piano piano perché È un gioiello. è un gioiello. Buongiorno. Ciao. Tutto bene? Piacere Lino. Piacere. Nel 2006, 2005-2006 mi sono messo su questo bancone con Howard Schultz a spiegargli come venivano impostati i panini. Per cui il pane arriva la mattina e la cottura viene finalizzata sulla piastra lì. Il paninaro prepara gli ingredienti qua. Il pane è molto sottile, ci mettono dentro i vari pecorini. Per cui c'è il pecorino al vino bianco, c'è il pecorino alla cipolla. Qual è il tuo preferito, il tuo panino preferito? Il mio panino preferito si chiama Valentino, che è il panino alla mortadella, parmigiano e carciofi.
Buono. Qui c'è il menù, però questo è un sunto delle 200 ricette che abbiamo ereditato quando abbiamo comprato De Santis. Negli anni 70 questo negozio era un negozio di parrucche, però il proprietario, il signor De Santis, non riusciva a vendere le sue parrucche, per cui ha iniziato a fare i panini. E questi sono tutti i personaggi che nel corso degli ultimi 30 anni hanno avuto a che fare con De Santis, per cui abbiamo da Ligabue a Totti, a Sofia Loren, alla Pausini, questo è Kevin Klein. Un panino di De Santis è dedicato a Ronaldo. Di qua abbiamo Bryan Adams, che è un mio grande amico che viene spesso a Milano a mangiare da De Santis, Luciano Pavarotti, David Beckham, Biagio Antonacci, Teo Teocoli. E qui abbiamo la maglietta di Cordova e di Zanetti, perché sono stati due soci storici. E qua in pausa pranzo non si cammina. È il nostro bello. Quanto è distante questa giornata da una tua vera giornata in cui visiti le aziende? No, io vado... Vai dritto così? Magari non le faccio tutte e quattro in un giorno, però un giorno faccio Poké House, l'altro giorno faccio Miscuda, l'altro giorno faccio Velasca. Quando Howard è venuto a Milano e mi ha chiesto di aiutarlo a portare Starbucks in Italia, gli ho detto: guarda, puoi fare due cose. La prima è aprire un posticino piccolino come De Santis. La seconda è fare una cosa enorme. Ha concepito poi quello che si chiama oggi la Roastery. La notte prima dell'apertura, alle 3 del mattino, eravamo con Howard qua dentro. Alle 3 del mattino? Certo, sì, perché abbiamo lavorato assieme. Io gli ho fatto tutta praticamente l'organizzazione dell'apertura di questo posto. Lui mi ha detto: guarda, ci vediamo tra un paio d'ore, per questa sera non dormiamo, perché ad un certo punto durante la mattina inizieranno le code per entrare. Io ho detto: Howard, siamo in Italia, dubito che col caffè americano ci siano le code. In realtà il primo cinese che si è messo in coda alle 5:15 della mattina, e quando poi sono arrivato, mi ricordo alle 6:30, qua c'era la coda che andava intorno al blocco. A un certo punto decidiamo di donare qualcosa alla città di Milano e decidiamo di fare il giardino che c'è in piazza del Duomo, davanti al Duomo. Quello con le palme? Mettiamo sulle palme e a un certo punto parte tutta l'onda della Lega di Salvini che dice: le palme sono delle piante africane, e durante una notte arrivò un ragazzo a bruciare le palme. Abbiamo dovuto prendere una decisione importante per capire come reagire a questo attacco. È nata poi una conspiracy theory per la quale Howard con Starbucks aveva architettato tutto questo. Alla fine è rimasto sempre un po' dietro la mente degli milanesi che probabilmente la Starbucks l'aveva fatta apposta. Sai che se avesse levato fuoco era solo le palme. E comunque c'è stata una pubblicità tale che la Roastery, quando ha aperto, chiaramente ha avuto molto più successo. Ma quindi Howard ha avuto un rapporto lavorativo anche molto lungo? 10 anni. Mamma mia. Abbiamo comprato assieme la possibilità di espandere il marchio Princi, Princi all'estero, sì, e abbiamo aperto numerose location di Princi all'interno delle Roastery che sono state aperte in tutto il mondo, ma anche location standalone. Ultima azienda, ma non per importanza, la famosa catena di ristoranti italiani Mi Scusi. Come vi siete conosciuti? Fine 17. Sì, mi fanno presente che ha appena aperto questo ristorante in via Donizetti, per cui decido di andare a provare questo ristorante. Mi porto dietro mia moglie con i suoi genitori, che sono inglesi. Mia moglie è inglese, i genitori sono molto inglesi. L'esperienza è stata straordinaria, ho conosciuto Alberto, ho scoperto che non solo il prodotto era ottimo, ma all'interno di questo ragazzo c'era tanta energia imprenditoriale. A febbraio sono 10 anni. Grande energia ed entusiasmo e supporto, non solo finanziario, ma anche soprattutto quasi psicologico, direi, che c'è sempre stato da parte di Angelo, dal primo momento quando le cose andavano bene a quando poi abbiamo attraversato quello che sicuramente hanno attraversato anche tanti colleghi. La cosa più importante di questo brand sono i suoi valori. Ho presentato il team di Starbucks europeo ad Alberto e poi successivamente l'ho presentato a David Lane, che allora era il responsabile americano della World Food Agency, e David ieri mi ha ancora chiesto di lui. Questo secondo me è il brand su cui ho investito che ha più appeal potenzialmente negli Stati Uniti, anche se non c'è ancora. Ora dove siete? Solo in Italia, 25 siamo arrivati adesso, in una decina di città. Abbiamo fermato un po' lo sviluppo ovviamente durante Covid e susseguenti crisi. Adesso stiamo ripartendo, abbiamo fatto Trieste 2 settimane fa, che è partito, tra l'altro non ci siamo ancora parlati, alla grande, e ne abbiamo un po' in apertura nei prossimi 12-18 mesi. Apertura col botto, poi è arrivato questo Samurai J, che è un ragazzo venuto anche a Sanremo a cantare, che è venuto a fare un passaggio, e abbiamo fatto un'apertura che sono state quasi 2000 persone. L'anno scorso abbiamo qualche mese fa fatto la comunicazione sull'ingresso in società di Federica Brignone, e un po' sfatare il mito che la pasta faccia ingrassare. Noi siamo l'ingegnerizzazione della nonna. Bonjour, scusate un attimo il disturbo, possiamo? Velocemente qui segreti industriali, poi dovrai distruggere l'iPhone.
pastificio e ci ha visto. Facci vedere un po' di tagliatella che vedo lì sotto. Eccola. Tutti i giorni produciamo l'estrusore, questo è dove tu metti acqua e farina fondamentalmente, in pasta, poi qua cambi la trafila, secondo me è una cosa bella da farvi vedere. Ci fai vedere le trafile? Tutto il segreto è qua. Le semole. Questa è la nostra semola bio siciliana di grani antichi, questa annusa, il profumo è dove tutta la differenza. Cioè questa semola io la pago sul campo al contadino 5 volte quello che costa €2,40, €2,50 kg il grano sul campo. Poi la metti nell'estrusore, fai l'impasto, una volta che è pronto l'impasto, qua attacchi la trafila, queste sono tagliatelle, esce la trafila e poi la tagli. Certo. Quindi qua è la tagliatella, produciamo la pasta fresca e poi da qua inizia la linea di cottura. Quindi hai i bollitori, fondamentalmente tu cali la pasta e poi lui già sa quanto è il tempo di cottura, perché ogni trafila ha un tempo di cottura diverso e va giù e torna su da solo in funzione di quello che è il tempo di cottura della pasta. Poi passi alle piastre freite, le induzioni, mantechi, salsa, topping e esci. Ora qua non posso dire tutti i segreti, ma questa è la linea, diciamo, di assemblaggio della pasta. Molto compatta, molto efficiente, qui si lavora in 4 al massimo, pastaio più 4 persone in linea e riescono a fare 500 persone. Ciao, grazie. Finito il tour nelle partecipate, ora direzione ufficio di Angel Capital. Nel tragitto Angelo mi ha parlato delle sue preoccupazioni riguardo alla finanza mondiale. Siamo nella fase, secondo me, 6 mesi, 12 mesi prima del crollo. È possibile. Tu hai Palantir che è valutato 100 volte le revenues. Sì. E hai le Mag 7 che adesso diventeranno Mag 10, si quota OpenAI, Sì. Anthropic e XAI, e trillion di quotazione. È senza senso. No, ma senza senso. E in più hai l'inflazione, il debito americano che è 186% del GDP. Hai il problema del private credit, una ricetta devastante. Non sono l'unico, alla fine c'è Michael Burry, Ray Dalio, C'è che è un anno che sta parlando di quella cosa lì, poi ognuno poi ha una prospettiva diversa. Buffett è tutto cash. Buffett, io lo vedo, l'ho visto il mese scorso. Buffett è fantastico perché ha sempre questo atteggiamento saggio che ti dice: guarda Gio, dice, è impossibile per gente come noi, che siamo umani, poter prevedere il futuro. Certo. Però io ho 400 milioni in cash. Esatto. Non è in pensione veramente. No. È in ufficio. Ma l'ufficio tutti i giorni, Ci andrà per sempre. per sempre. È personalità. Angelo Moratti è un investitore professionista. Significa che il suo lavoro è proprio investire. Nel caso però per voi non sia così, che siate imprenditori o dipendenti, comunque dovete investire i vostri soldi. Ma per farlo in maniera efficace non vi conviene fare stock picking, fingervi dei trader, perché gli studi dimostrano che è più conveniente investire passivamente e non pensarci. Io per esempio da sempre investo passivamente in ETF e un po' di soldi investiti ogni mese per tanti anni possono diventare un bel gruzzoletto, anche milioni. Magari non tanti quanti quelli che investe Moratti, ma comunque abbastanza per andare in pensione. E lo strumento che io utilizzo per investire da anni è Trade Republic, che oltre a permettervi di investire su azioni, obbligazioni, materie prime, cripto, aziende private, IPO e tanto altro, vi rende interessi anche semplicemente sulla liquidità non investita. Infatti per tutti i nuovi utenti la liquidità non investita rende il 3% all'anno. Significa che ogni mese vi arrivano dei soldi sul conto, senza dover avere soldi vincolati o fare niente. E non c'è solo questo, Trade Republic è un conto vero e proprio. Potete fare e ricevere bonifici, utilizzare la carta, che tra l'altro ha anche il safe back. Ogni operazione costa solamente €1. E addirittura i piani di accumulo, cioè investire ogni mese la stessa cifra, che è l'ideale per chi ha uno stipendio, non hanno commissioni aggiuntive e sono gratuiti. Il conto si fa in pochissimo tempo e potete iniziare ad investire anche solamente con €1. Per cui andate in descrizione o nel primo commento o il QR code che vedete per scaricare Trade Republic e iniziare oggi ad investire. 12 anni. 12 anni che stai qua? Sì, 12 anni che sto qua. Io prima invece, da quando ho iniziato a lavorare a 18 anni, ho iniziato a lavorare in Galleria di Cristofori, che è lo storico ufficio dove c'era Saras, per quell'azienda di famiglia. Certo. Io ho lavorato dal 1981 al 2014 in Saras, in Galleria di Cristofori. Buongiorno. Eccoci qua. Angel Capital Management. Questa stanza è dedicata ai marchi storici che hanno influenzato la mia vita e la mia passione imprenditoriale. Per cui abbiamo Nike, Apple, questa è un'azienda invece dove ci ho investito io, si chiama Aloha, è un'azienda che produce food. Qui abbiamo Coca-Cola e quello è Starbucks. E lì c'è Armani. Qui invece c'è un corridoio dedicato alle failures, cioè ai fallimenti, perché qualsiasi imprenditore deve imparare dai fallimenti. Allora, questa è un'azienda che circa 15 anni fa ha iniziato a produrre bottiglie d'acqua per i bambini americani, perché continuano a bere carbonated drinks. Ecco, fare una bottiglia come questa, dove c'è un bambino che urla, vuota,
o piuttosto che questa qua, porta poi il bambino ad aprire il frigorifero e a scegliere la bottiglia che chiaramente è più appealing per lui. Lanciato il prodotto ha avuto un successo straordinario, sono diventati l'azienda più importante negli Stati Uniti che vendeva acqua nelle scuole americane. Siamo riusciti a un certo punto a trovare 2 testimonial, primo Michelle Obama, la quale attraverso il governo americano ha istituito il Move Your Body Day. Tutte le scuole degli Stati Uniti dedicavano quella giornata a muoversi bevendo acqua vuota. Il secondo testimonial, Ariana Grande. È stata la più grande lezione della mia vita, perché a un certo punto, quando siamo diventati importanti, che cosa è successo? Mi ha contattato l'amministratore delegato di Coca-Cola di allora, tale Muhtar Kent, che era tra l'altro un mio grande amico. Siamo stati contattati come azienda dalla Pepsi Cola e tutte e due hanno valutato se comprare vuota o no. E alla fine della valutazione hanno deciso che non era il caso di comprarla, ma era chiaramente molto meno costoso distruggerla. Per cui Coca-Cola e Pepsi Cola sono messi a regalare bottiglie di acqua alle scuole americane per 6 mesi. L'azienda è fallita in 9 mesi. Questa è dedicata alle start-up su cui diciamo ci abbiamo puntato di più e abbiamo avuto più successo. Questa è una società, ci ho investito nel 2013, si chiama Sir Kensington. I loro 3 prodotti principali erano la mostarda, la maionese e il ketchup. Stanno nascendo tutta una serie di hamburgerie di alto livello nelle città americane. Ci ho investito nel momento in cui il prodotto stava partendo, per cui la prima riunione che ho fatto con loro in un albergo di New York abbiamo fatto il testing del ketchup e mi ricordo che assieme a me c'era un grande investitore, lui scuote la testa e dice: questo non va bene, perché il ketchup, anche se molto buono, non si attacca alla patatina. Sono riuscita poi a sviluppare questo prodotto che ha avuto un successo straordinario. L'azienda l'abbiamo venduta 4 anni dopo all'Unilever per 145 milioni. Questa è un'azienda che produce pentole o accessori da cucina, è considerata la Apple della cucina. È un'azienda che dovrebbe essere appena arrivata a diventare un unicorno. Ci ho investito early stage. Come investitore in questa azienda praticamente c'è mezza Hollywood. Questa è Mate Bikes, è un'azienda che produce biciclette elettriche di alto livello. Questa è Supreme. Mi ricordo il giorno in cui il proprietario del fondo mi ha portato a vedere il negozio di Supreme, questo era 15 anni fa, e c'era una fila, era a New York il 15 di gennaio, c'era meno 20, un freddo mai visto, un successo incredibile. Abbiamo venduto poi l'azienda 27 volte il nostro investimento. Mi porti nel tuo ufficio? Sì. Questo forse non l'avevo ancora visto. No. Guarda qua. Abbiamo un po' di foto. Di foto. Qual è quella che ti piace di più? Quella che mi piace di più è questa. E questa è la mia famiglia. Vabbè, ovviamente la foto con la tua famiglia. Con i miei figli, questa è una foto con mio nonno, mio padre, io appena nato. Poi te e Buffett, ovviamente. Io Buffett, questa è la penultima foto che ho fatto con Warren, questa è una foto con Dalai Lama 20 anni fa. Wow, Obama. Barack Obama alla Casa Bianca e questo con Papa Francesco. Questa è una foto con Buffett dove facciamo finta di fare i bodyguards. Bellissimo. Per cui i bodyguards cattivi. E quello è mio nonno. Ammazza che bel quadro. Sì. Sì. Ha giustamente la maglietta. Quella è la maglietta che mio zio mi ha regalato nel giorno in cui abbiamo venduto l'Inter. È stata un'esperienza incredibile, straordinaria. Ok, ma capiamo meglio di cosa si occupa Angelo e la sua storia familiare. Oltre a essere presidente e fondatore di Angel Capital Management, con cui Angelo fa investimenti in startup, Angelo siede anche nel CDA di Armani come consigliere, insieme tra l'altro a Federico Marchetti che ho già intervistato, è presidente di Special Olympics Italia, ha investimenti e controllati ovunque tra ristorazione, banche e altri settori. Angelo viene da una delle famiglie imprenditoriali più importanti d'Italia. Suo nonno, anche lui Angelo Moratti, ha fatto fortuna nel settore oil and gas con le raffinerie di petrolio. Prima quella in Sicilia, aperta trasportando via mare un'intera raffineria texana in dismissione ad Augusta, comune di Siracusa, e poi in Sardegna con la costruzione della raffineria di Sarroch, comune di Cagliari, una delle più grandi in Europa, gestita attraverso Saras, società venduta dalla famiglia nel 2024. Il nome dei Moratti è anche legato all'Inter, in quanto il nonno Angelo acquistò il club nel 1955 e ne fu storico presidente. Per un periodo la famiglia è stata anche proprietaria del Corriere della Sera, il giornale più diffuso in Italia. E poi Letizia Moratti, da cui prende il nome la riforma Moratti, la seconda moglie del padre di Angelo, è stata ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca sotto il governo Berlusconi e sindaca di Milano dal 2006 al 2011. Quando ho iniziato a lavorare, come al solito devi capire la tua identità. Man mano che ho fatto le mie esperienze ho capito sempre di più che non sarei mai riuscito a fare né il manager né l'imprenditore, perché non avevo le caratteristiche necessarie. Quali sono queste caratteristiche? L'imprenditore è un guerriero che non si arrende mai, il manager è una persona che ordina, è una persona che deve avere un certo tipo di leadership e di credibilità con le persone con cui lavora. Io avevo delle attitudini diverse, so ascoltare, so essere paziente, so essere lungimirante, e questo nel corso degli anni mi ha aiutato a capire che dove avrei potuto portare al meglio valore sarebbe stato chiaramente lavorando
con un ruolo da investitore. Quello che mi piace fare è entrare con una partecipazione di minoranza in aziende all'inizio, in settori su cui io ho una grande passione. La moda e il food sono settori che sono profondamente italiani. Però sei amico di Warren Buffett, che invece dice: ma tutto sommato, al posto di fare tutte queste cose, investite passivamente sullo Standard & Poor's 500 e osservate il vostro capitale crescere, no? Se tu sei un imprenditore o un manager o un professore di università, è giusto seguire queste indicazioni di Warren, ma se tu scegli di fare l'investitore, non puoi investire in un ETF, devi metterti in gioco. Allora, la tesi di Warren è una tesi ben precisa. Lui o prende partecipazioni in aziende quotate, e quelle possono essere anche partecipazioni di minoranza, o se no compra di solito il 100% di aziende private, e però lascia l'imprenditore a se stesso. Lui è a disposizione per dargli consigli, però non entra mai a gamba tesa nella gestione dell'azienda. Tu prima hai detto: a un certo punto mi sono reso conto di essere un investitore, non un manager o un imprenditore. Quando è venuta questa consapevolezza e quando è che hai deciso di fare i primi passi e i primi investimenti? Per caso io nel 95 ho investito in una società di telecomunicazioni, Planet. Okay. Attraverso quell'esperienza, io quando ci ho investito avevo il 20% di quella società, non ero a conoscenza del termine venture capitalist, per cui mi sono trovato naturalmente a fungere quel ruolo, per cui a dare chiaramente supporto all'imprenditore, che chiaramente non dormiva la notte, era teso, combatteva, e io avevo un ruolo un po' 2 passi indietro, però fondamentale per la crescita dell'azienda. E lì mi sono accorto che non avrei mai potuto essere il fondatore dell'azienda, ma quello era il mio ruolo specifico. Tant'è vero che poi, quando l'azienda si è quotata in borsa nel 2000, io ero presidente della società fino a quel momento, poi sono uscito addirittura dalla società, non avevo più titoli. Ed è andato molto bene come investimento? Allora, nei primi mesi del 2000 la mia quota valeva 250 milioni, l'arco di 4 anni tra l'altro, e avevo investito l'equivalente di 300.000 euro, perché era un ritorno... L'equivalente di 300.000 euro? Sì, era quello che in inglese si chiama home run. Però attenzione, nel momento in cui ci siamo quotati è arrivata la crisi della bolla di internet, sono crollate le torri, Goldman Sachs, che ci aveva imprestato l'equivalente di 250 milioni per poter implementare il piano, si è sfilata, ci ha spinto a vendere la società nel più breve tempo possibile, cosa che siamo riusciti, però è stata una storia sostanzialmente diversa rispetto a quello che avrebbe potuto essere prima della quotazione. Tu in primis hai sofferto per questa cosa? L'hai vissuta male? Più che il cambio di valore e la potenziale perdita di soldi, è stato il cambio di percezione che c'è stato dai 4 mesi prima della quotazione, in cui io andavo a Silicon Valley e mi trattavano come l'eroe italiano che era riuscito assieme a Renato Soru di Tiscali a fare una unicorn, a post quotazione il solito figlio di papà che gioca con i soldi, no, che non sono neanche suoi, e poi tanto li perde perché non ha né l'esperienza né la fame e né la rabbia per poter avere successo. È in quel momento lì che ti fai l'esperienza. Quando è che invece hai detto: ora ho dimostrato di essere un investitore capace, non sono un figlio di papà che gioca con i soldi del papà? Allora, a valle di quell'esperienza ho conosciuto Warren Buffett nel 2001, e tra le prime cose che Warren mi ha detto: guarda, tu sarai i miei occhi e le mie orecchie sull'Europa, hai un libero accesso a me, puoi venire a Roma quante volte vuoi, io ti aprirò le porte dell'ufficio, ti aiuterò nel tuo percorso per diventare un grande investitore, però sappi una cosa, che i tuoi anni migliori saranno i tuoi 60 anni, perché a 60 anni raggiungi quella saggezza, quella lungimiranza che chiaramente prima non puoi avere. Aveva perfettamente ragione lui. E quindi c'è stato un momento in cui poi hai detto: ora sono un vero investitore rispettato? La percezione che hanno gli altri è positiva quando tu hai delle vittorie, ma in realtà per la tua carriera, quando tu hai delle sconfitte, in realtà è molto più positivo, perché è lì che cresci. Infatti Buffett, le cose che mi raccontava sempre è le sue failures. Qual è stata la tua failure più grande? Sempre i primi anni 2000 sono entrato in contatto con una società che stava per ultimare e mettere sul mercato quello che poi è diventato l'iPod, che era uno scatolotto che conteneva 1000 canzoni. Sono riuscito, negoziando, ad investire e a farmi dare l'esclusiva per l'Europa. Per cui se quella società avesse vinto la concorrenza di Apple, io oggi sarei il numero 1. Ma era chiarissimo che avrebbe vinto quella battaglia Steve Jobs. Steve aveva quella capacità di capire e di focalizzarsi sul dettaglio. Tu hai conosciuto anche Steve Jobs? L'ho conosciuto, purtroppo non ci sono diventato amico, ma era veramente un cavallo di razza. E quindi quella battaglia l'hai persa, come mai? Quella battaglia l'ho persa perché con un po' di arroganza ho pensato che quell'investimento e una buona negoziazione
posizione mi avrebbe facilmente permesso di diventare un grande investitore. In realtà invece, e poi comunque mai mettersi contro un grande imprenditore. E invece la vittoria più grande? La vittoria più grande l'ho avuta con una società che si chiama Aloha, che è nata più o meno negli stessi anni in cui è nata WeWork. Se ti ricordi bene, quando è nato WeWork c'era questo imprenditore, Adam Newman, che era carismatico, bello, intelligente, simpatico, le aveva tutte, che ha costruito questa azienda che era sì tecnologica ma aveva a che fare con real estate, aveva a che fare con building communities ed era diventato una specie, più che un idolo, era quello che gli americani chiamano un cult. Nello stesso periodo io ho conosciuto un imprenditore a New York che veniva dall'Austria, che era la versione di Adam Newman solo che era biondo, cioè invece di investire in George Clooney investiva in Brad Pitt. Lui faceva come hobby la traversata dello stretto di Bering in kitesurf, per cui cioè una roba. Quando mi ha invitato a casa sua a New York, mi ricordo c'era Michael Bloomberg che era il sindaco di New York, c'era Donna Karan, c'era Richard Branson e lui stava per partire con la sua nuova società che avrebbe, a suo dire, rivoluzionato il mondo del food e distrutto aziende come la Nestlé. Ci hanno investito tutti e io sono riuscito ad entrare come chiaramente l'investitore europeo che l'avrebbe potuto aiutare su questo mercato. E con l'evolversi del tempo, cioè lui continuava a tirare su soldi e in realtà questi soldi venivano in parte spesi per le sue spese personali e in parte spesi per fare tanto marketing online, ma poi quei soldi investiti generavano delle perdite. 5 anni dopo mi ricordo che lo chiamai per dirgli: senti, allora devi dirmi i numeri. A un certo punto: no, guarda, quest'anno faremo 100 milioni di fatturato. Quando poi siamo andati a vedere i numeri veri erano 9 milioni, ma ce n'erano 45 di perdita. Io ero un piccolo investitore, per fortuna, ma il più grande investitore, che era un imprenditore tedesco che ci aveva messo 15 milioni di euro, tra l'altro, mi ha chiamato e mi ha detto: senti, qui o ci pigliamo la loss e mi prendo la loss, o se no invece buttiamo fuori l'imprenditore e la trasformiamo in un'azienda vera. Mi dice: la possibilità di farcela in questa trasformazione è 1 su 100. Ho detto ok, sono volato a New York, abbiamo scelto un CEO che 2 anni prima ci era venuto a dire che quell'azienda era una truffa e questo CEO è entrato, è ripartito da zero con un ufficetto in periferia di New York. L'azienda oggi è valutata quasi $1 billion. E lui è stato fatto fuori, l'altro non ha equity? L'altro ha fatto resistenza all'inizio quando abbiamo tentato di buttarlo fuori perché voleva addirittura dei soldi. Certo. Poi è uscito, è finito in Grecia, si è comprato un'isola e gestisce un resort e organizza dei parties che durano tutta la notte. Sì. Si diverte. Il mondo del venture è un campo minato e diventa un campo minato con molte più mine per l'investitore europeo, perché non vivendo lì le sole sono molto più frequenti. Certo. Questa passione per gli Stati Uniti, com'è nata? Allora, quando ero piccolino avevo questo mito per mio nonno, che chiaramente era mio nonno, lo vedevo, ma non ero mai riuscito a impostare un rapporto con lui e a capire soprattutto tutta la sua storia imprenditoriale. Cioè ero affascinato dal capire quante failures aveva avuto per arrivare poi al successo, perché ogni tanto mi raccontava delle storie, però le storie così un po' casuali. E lui mi diceva sempre, io ero in collegio, allora mi diceva sempre: Angelo, finisci sto collegio velocemente, poi vieni qua in ufficio e iniziamo a lavorare assieme. E poi mi diceva: guarda che poi dopo un anno che io ti racconto le mie storie, io ti mando in America. Ad agosto del 1981, quando ho finito la scuola, quanti anni avevi? Avevo 18 anni, mio nonno è morto, e per cui non sono mai riuscito a capire che cosa aveva passato e ho iniziato a studiare le storie di altri imprenditori, per cui ho iniziato a fare numerosi viaggi in America per cercare di capire le storie degli imprenditori americani e da lì poi ho avuto la fortuna di conoscere Michael Dell, Howard Schultz, Warren Buffett, personaggi di questo tipo e capire proprio il loro percorso, come si è evoluto, la capacità americana di dare l'opportunità a questi giovani ragazzi per poter crescere e creare aziende che velocemente potevano avere successo in tutto il mondo. Solo in America, oltretutto, se nel 1995-96 menzionai Michael Dell in Italia, nessuno lo conosceva. Certo. O piuttosto che Warren Buffett nel 2001, quando abbiamo organizzato la prima cena in Italia, a Milano per lui. Le chiamate che abbiamo fatto per invitare gli imprenditori italiani era: vuoi venire a cena a casa nostra che c'è Warren Buffett? Warren Buffett è... E gli spiegavamo chi era, perché non sapevano chi era. In America era già conosciuto. In America era già conosciuto, in Italia era sconosciuto. Nel 2008, quando ho organizzato il secondo viaggio di Warren Buffett in Europa, era una storia diversa. Però l'idea era un po' quella di arrivare prima degli altri imprenditori negli Stati Uniti. Era anche un periodo in cui si poteva fare più arbitraggio tra ciò che succede negli States e ciò che succede in Italia. Bravissimo. Ci sono delle cose che sei riuscito a imparare
con il tempismo giusto che hai portato qua? Allora, tutte le idee che mi hanno portato poi a investire nella società italiana arrivavano dall'America. Cioè, la mia storia di Starbucks mi ha poi portato a investire in Miscusi e Pokehouse. Tu hai visto cosa funzionava là e hai detto ok, se funzionerà in Italia qualche anno dopo, io arrivo prima. Certo. Quello che io voglio fare in Italia è creare quell'ecosistema che consente poi all'imprenditore italiano di poter avere più facilità nel poter crescere la propria azienda. Quante aziende hai in portfolio? Adesso ne ho una quarantina, per cui mi sveglio la mattina, arrivo qua in ufficio e che sia un incontro fisico, per cui vado a trovare l'imprenditore di Velasco, di Miscusi e passiamo magari 2 ore assieme, o piuttosto che una Zoom call chiamo l'imprenditore di San Francisco e gli chiedo come vanno le cose e se posso aiutarlo per riuscire magari a trovare dei clienti in Italia. E queste aziende quante sono italiane? Allora, secondo me 30%. E sono ticket di minoranza? A parte De Santis, tutte le aziende su cui ho investito sono ticket di minoranza proprio perché seguo questa filosofia. Il ticket medio una volta era $500,000, oggi è $1 milione. E seguendo la regola del venture capital, di queste 40, 2-3 diventeranno veramente grandi. No, è così negli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti tu hai la possibilità di avere delle home runs delle aziende che poi diventano unicorn facilmente e si ripagano tutto il resto. Sì. Io sono molto più stringente in quello, cioè no, io su 40 almeno 15. Poi magari 5 devono essere delle cose fenomenali, ma 10 devono rimanere in piedi e ridarmi perlomeno 3 o 4 volte il mio capitale investito. Quando è che un imprenditore ti convince? Allora, intanto devi capire quanto lui è disposto a dare al progetto, il focus. Poi a valle di quello c'è la preparazione, la stabilità mentale e la capacità di non arrendersi mai. Per cui un misto tra intelligenza, energia e integrità morale. E poi c'è quella chimica che si forma tra te e l'imprenditore, perché a volte magari c'è l'imprenditore che ha tutti questi caratteristiche, ma magari abbiamo 2 caratteri diversi. Poi il mio mestiere, che è quello che poi ho imparato da Warren, è riuscire a capire come si evolve la società e quali sono i grandi cambiamenti che vengono portati da nuove tecnologie che entrano sul mercato. Io ho avuto la fortuna poi di entrare in quegli investimenti, perché ho investito tutta una serie di aziende AI, capendole dall'inizio. In cosa hai investito di AI? L'azienda più importante su cui ci ho investito è Domin, che è l'ex iGenius di William Sharka, dove ci ho investito, ma non solo, ma sono nel board, perché sono parte integrante di questa crescita e ne sono molto fiero. E poi sono early investor, si può dire early investor, che ci ho investito 3 anni fa, di Anthropic, OpenAI e tutta una serie di altre aziende super early stage, in Applied Computing, che è un'azienda AI che sta trasformando il mondo petrolifero, in Siridae, che è un'azienda che sta crescendo fortemente. Poi c'è tutta l'attività invece di value investing, per cui se ci sono queste 40 ventures, poi dopodiché queste 40 ventures sono bilanciate dall'attività di value investing. L'attività di value investing è un'attività diretta in aziende quotate, gran parte americane, dove io chiaramente mi interfaccio a livello mensile con l'ufficio di Buffett e chiaramente lì c'è una possibilità straordinaria per poter capire i cicli di mercato e le aziende su cui chiaramente c'è un alto tasso di potenziale di valore. Ti dà tanto alfa poter parlare con Buffett delle quotate, immagino. Ormai ci conosciamo da 26 anni, non mi ha mai dato una tip che avesse tradito le questioni legali della società, cioè lui non può andare a dire al suo amico, però attenzione, cioè, se gli faccio una domanda su Nike, lui mi parla di Nike per mezz'ora. Poi se tu attrai le tue conclusioni. Ma certo. Non ti può dire abbiamo aperto 100 milioni o miliardi di posizioni, però ti può dire cosa ne pensa. E poi c'è un altro discorso, che dopo numerosi anni che lo frequenti, impari a pensare come lui e impari a individuare i rischi che lui chiaramente individua così facilmente. Il suo processo. Sì, quello che lui chiama le red flags. Quando lui legge un balance sheet, lui ha una penna rossa. Red flags. Fatto 100, quanto è, diciamo, sugli investimenti in stocks quotate e quanto in privati? Io direi 1/3 privati, 1/3 value investing e 1/3 sono fondi. Tutti i fondi su cui io sono investito non sono investimenti passivi, ma sono investimenti strategici. Cioè sono investito in un fondo che è operato da un ragazzo di 27 anni, un piccolo genietto. Il fondo è piccolissimo e io investendo in quel fondo chiaramente interagisco con lui a livello giornaliero e lui mi dà la possibilità di fare co-investments assieme a lui. Per cui è come iscriversi ad un club privato. Dicono che il venture capital non è una asset class, è una access class. Invece, quanto è grande la fetta di investimenti ultra tradizionali? Bond, immobili, cose. Nel momento in cui tu sei in una situazione in cui S&P 500 all time high, inflazione in crescita, il problema importante su private credit, una possibile bolla AI, chiaramente il portafoglio delle aziende quotate si va a diminuire e lì quel capitale
dove viene investito, se negli Stati Uniti in short term treasury bonds che danno il 4%, se in Europa in bonds, inflation proof bonds, e nel momento in cui dovesse scoppiare la bolla, e prima o poi scoppia, secondo me anche abbastanza velocemente, automaticamente poi nascono tutta una serie di opportunità per investire sul mercato finanziario. Come insegna Warren Buffett. Il successo più grande nei mercati pubblici qual è stato? Allora, è stata un'azienda che si chiama Bloom Energy, una storia bellissima. Bloom Energy è stata fondata nel 2000 da un imprenditore indiano ed è stato finanziato da Kleiner Perkins, che allora era sotto la guida di uno dei più grandi investor di Silicon Valley, John Doerr. E John Doerr in quell'anno fece un discorso che è rimasto mitico a Silicon Valley, perché disse che da quel momento in poi metà della liquidità di Kleiner Perkins sarebbe stata investita in investimenti environmental friendly, green, perché lui avrebbe provato vergogna a presentarsi ai suoi figli 20 anni dopo senza aver contribuito a risolvere il problema del climate change. Ha fatto tutta una serie di investimenti nel settore chiaramente energy. L'unico che è andato bene è stato Bloom Energy. Ho investito nella sua azienda poco dopo che l'ho andato public, però capitalizzava un paio di billion, era un'azienda piccolina, produceva fuel cells, per cui di fatto lui vendeva questi scatoloni enormi, questi hangar, davano energia elettrica. Era un mercato che piano piano si stava formando, però lui faceva fatica. Tra l'altro il suo primo cliente in Italia è stato Ferrari e io ho iniziato ad aiutarlo, organizzavo cene per lui, gli presentavo clienti. Partita chiaramente l'onda AI, oggi mi sembra che ieri capitalizzava 83 billion. Se parli con lui ti dice siamo solo all'inizio. Proprio botta e risposta, se mi dovessi fare l'Olimpo degli investitori leggendari, che stimi? Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry, Greenblatt è un altro value investor. Io direi questi 4 qua. Ray Dalio ho avuto modo di conoscere. Ce n'è un quinto che secondo me ad oggi, dopo Warren Buffett, secondo me è il migliore, che è il fondatore di Helicon, che si chiama Federico Riggio. Invece nell'Olimpo degli imprenditori? Gli imprenditori, chiaro Warren Buffett, anche se poi Warren Buffett è un investitore, però è riuscito poi... Lui è perfettamente l'ibrido giusto, no? Lui fa entrambe le cose. Certo, lui fa entrambe le cose, per cui nessuno secondo me può eguagliare Warren. Subito dopo ci metterei Michael Dell e terzo Howard Schultz. Italiani che ho conosciuto molto bene, Giorgio Armani, ho avuto la possibilità di frequentarlo numerosi decenni e Giorgio aveva questa mix eccezionale che lo portava poi a essere speciale di praticità da una parte e creatività dall'altra. Dopo l'intervista, dritti in triennale a Milano per il Tech Emotion, dove hanno parlato Roberto Bolle, Alec Ross e anche Angelo in persona. Abbiamo ospiti che arrivano da tutto il mondo, imprenditori, founders, banchieri, artisti. Avremo l'executive assistant di Barack Obama che intervisterà Samantha Power, che è stata l'administrator di USAID. Abbiamo Mario Monti nel pomeriggio, Vittorio Colao, Corrado Passera. Angelo al Tech Emotion ovviamente di casa. Sono tutti qua per te? Tutti vecchi amici, comunque gente che ho frequentato negli anni passati o per lavoro o per amicizia. Vi ringrazio molto. Lui è l'imprenditore che ha fatto iPlanet. Ok. Lui è l'angel investor che ha creduto in me per primo. Sì. No, è stato assolutamente il mio primo investimento ed è stato l'investimento che mi ha fatto imparare di più in tutta la mia vita. Lui mi apriva le porte e io andavo a chiudere i contratti, gli accordi. A che punto siamo? Come sta andando? È iniziato molto bene. Oggi abbiamo degli speakers più italiani che rappresentano più il nostro paese, domani invece c'è il panel internazionale. Tutto il gruppo del managers che hanno lavorato per Obama sono miei amici da diversi anni. E invece Roberto Bolle che c'entra col tech? Perché qua? Perché Tech Emotion non è tech. Tech Emotion è l'unione tra la tecnologia e l'umanità, per cui ogni anno cerchiamo di invitare o un artista o un atleta o nel caso di Roberto un ballerino classico, cioè qualcuno che può rappresentare il lavoro duro attraverso un qualcosa che è diverso dal mondo tech. Dopo Roberto Bolle era il momento di Angelo di prendere la parola. Pronto? Ci sono. Emozionato? No. Ho detto una bugia, sono emozionatissimo. Please Angelo. Era da un po' che non facevo un 24 ore con un imprenditore. Diciamo che questo conta come allenamento per la maratona di New York. Passare giornate intere con questi personaggi è veramente incredibile, per cui scrivetemi quali altre persone vorreste vedere su questo format. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi e condividete questo video con i vostri amici. Ciao!